Del mio canale e benvenuti in un nuovo video. Quanti di voi amano la birra? La birra nell'antico Egitto era largamente consumata dal popolo, dai nobili e ovviamente dal faraone. Vi erano tre tipologie di birra: la zitum, una birra chiara, la curmi, una birra scura, e la sa, una birra ad alta concentrazione che tradizionalmente era riservata al consumo del faraone e per le cerimonie religiose. La birra era utilizzata, poiché liquido divino e purificante, anche per lavare i corpi dei nobili, dei dignitari e dei faraoni al momento del trapasso, prima di iniziare la pratica della mummificazione. In particolare la zitum era usata per lavare i corpi dei nobili e la sa era usata per lavare il corpo del faraone defunto. In più nel corredo funebre dei morti vi erano sempre due anfore, una di zitum e una di curmi, in quanto la birra era considerata indispensabile per la vita dopo la morte terrena. Ma come veniva preparata la birra? La birra era una delle basi dell'alimentazione dell'antico Egitto. Non solo era presente sulla tavola dei vivi, ma faceva anche parte, come detto prima, della dieta del defunto nel mondo ultraterreno. La birra veniva preparata con orzo o frumento di prima qualità e, in loro mancanza, anche con pane duro. A questi ingredienti fondamentali venivano aggiunte altre sostanze, spezie, datteri o mandragola, per produrre diverse varietà. Per prima cosa si mettevano a bagno i chicchi d'orzo. Dopo un giorno venivano scolati, lasciati asciugare e messi di nuovo a bagno. Terminato l'ammollo, si lasciavano fermentare in un luogo caldo. Conclusa questa operazione, venivano filtrati e lavorati fino a formare una pasta, alla quale si aggiungevano varie sostanze. L'impasto così ottenuto veniva lasciato fermentare in recipienti chiusi, dai quali veniva poi travasata in giare. Il risultato finale era un liquido denso, facilmente deperibile, che bisognava filtrare prima di bere. Nella preparazione della birra venivano utilizzati vari tipi di recipienti di ceramica. La loro grandezza variava a secondo delle fasi di lavorazione. Dai primi contenitori alti, in cui veniva messa la pasta per lasciarla fermentare, si passava ai vasi più piccoli, che venivano chiusi con piatti e un po' di gesso. Il procedimento di lavorazione del pane e quello della birra coincidevano in alcune fasi. In entrambi i casi, per ottenere la fermentazione dei cereali, si aggiungeva acqua e si mettevano in stampi conici che poi si scaldavano. Quindi la birra si produceva da sola, per così dire. Infine, fermentata e filtrata la pasta, si aggiungevano additivi liquidi, ottenuti dall'ebollizione o dalla macinazione di diversi prodotti. Il compito di preparare la birra era prettamente femminile. Numerose statuette trovate nelle tombe raffigurano donne che triturano i chicchi con una macina o che crivellano la farina ottenuta. La birra veniva consumata quotidianamente ed era molto diffusa tra i ceti popolari. Dei banchetti dei grandi signori sostituiva in buona misura il vino. Il suo uso non era solo profano, ma aveva anche un'applicazione rituale. Durante le feste dedicate alla dea Tefnut veniva bevuta in grande quantità, inducendo uno stato di ebbrezza. La birra compare anche nei miti di alcune divinità. In un'occasione Ra offrì birra a Sekhmet e le fece credere che fosse sangue, riuscendo così a placare la sua ira. E tra i faraoni che adoravano la birra Sa, quella dedicata appunto al loro consumo, ce ne fu uno nel 1350 a.C., denominato faraone eretico. Il faraone in questione è Akhenaton. Egli fu un uomo enigmatico che fece una riforma impensabile per un faraone persino a quei tempi. Modificò la religione egizia. Akhenaton abolì infatti il culto degli dei e istituì il culto del dio unico, il disco solare Aton. Per questo i suoi successori lo chiamarono eretico e nel corso dei secoli tentarono di cancellarne invano la storia. Grazie alla manovra volta al monoteismo, il re assunse una funzione divina ed incrementò il suo già smisurato potere. Anche i suoi successori divinizzarono la propria persona, ma lui, il faraone eretico, fu un precursore. E per quanto riguarda la birra, tornando ai giorni nostri, è stata riprodotta come successe per il pane la birra dei faraoni. Un team di ricercatori israeliani è riuscito a produrre birra con un lievito avente un'età di ben 5.000 anni. Il risultato che hanno ottenuto sembra essere simile, secondo gli studi, alla bevanda che i faraoni bevevano nell'antico Egitto. E l'idea è ora di mettere in vendita un giorno questa birra antica. Tutto è cominciato quando questi ricercatori
sono riusciti a estrarre 6 frammenti di lievito da alcuni antichi cocci di ceramica rinvenuti in Terra Santa. Proprio da questi lieviti, dopo le prime incertezze, gli esperti hanno deciso di produrre della birra. In particolare sono stati Roman Hudson e Michael Klustein, 2 biologi della Hebrew University, ad aver avuto l'idea di creare questa bevanda utilizzando il lievito antico. Harem Meyer, archeologa della Burr Island University, ha dichiarato: ricordo che quando tirammo fuori la birra per la prima volta, ci sedemmo attorno al tavolo e bevemmo. Io dissi che o poteva essere buona oppure saremmo tutti morti nell'arco di 5 minuti. Ha concluso ironicamente: siamo sopravvissuti per raccontare la storia. Nel passato, in quelle regioni tra l'Egitto e Medio Oriente, la birra era un bene di base come il pane, apprezzato da tutta la popolazione, indipendentemente dalla condizione sociale o dall'età. Poiché con l'acqua c'era sempre il rischio di contaminazioni, la birra e il vino fermentati erano considerati molto più sicuri da bere. Le birre al tempo venivano solitamente preparate con un mix di cereali e acqua, cotti e lasciati poi fermentare al sole, come ho detto poc'anzi. Spesso venivano inoltre aggiunti dei concentrati di frutta per aromatizzare le bevande che, ovviamente di base, non avevano quel gusto limpido a cui oggi siamo abituati. Quindi, con l'aiuto dell'esperto di birra Ethan Gutman, il team di ricerca ha utilizzato tecniche moderne per creare una bevanda simile alla birra di frumento, con il 6% di alcol e un idromele al 14%. Gutman già in passato aveva fatto un esperimento simile, producendo birra da un ceppo di grano vecchio di 10.000 anni, ricreato tramite l'ingegneria genetica. Questo caso dei ricercatori israeliani però è più particolare, poiché per la prima volta l'alcol è stato creato direttamente dal lievito antico e non da una copia genetica. La dottoressa Hudson ha poi spiegato: la più grande meraviglia è che le colonie di lievito sono sopravvissute all'interno dei cocci di ceramica per migliaia di anni, aspettando solo di essere scoperte. E quindi ha aggiunto: a proposito, la birra non è male. Al prossimo video.